eh, mi appunto una mano sul petto e faccio giurin giurello. Sì, perché giuro, Marocchi, il telecronista sì, Rai, telecronista Sky, mi hanno rubato li accuso di furto. Perché davvero il Bologna di Vincenzo Italiano è un Luna Park. È un Luna Park. Io guardavo la partita e dicevo, è che dice, ma io mi sto divertendo un mondo, ma io mi diverto da morire. E dicevo, ma cosa, come posso in qualche modo, no, associare il divertimento se non a Luna Park? Appena l'ho pensato, Marocchi al quarto gol del Bologna fa è un Luna Park, è un Luna Park davvero. È un Luna Park davvero, ragazzi, ci si diverte da morire. Ci sono tutte le attrazioni possibili nella squadra bolognese e oggi ancora una volta si conferma una squadra che, attenzione, io dico, mi diverto, si divertono anche loro, lo percepisci che si divertono anche loro. Forse alcune volte esagerano anche perché questo divertimento li porta anche ad andare sempre, no, a cercare l'altro gol. Erano sul 3-1 e a una certa potevano prendere il 3-2 e l'hanno sfiorato 3 volte il gol subito. Forse sempre per questo voler eccedere, magari alcune volte bisognerebbe più magari provare anche un po' d'equilibrio, quantomeno non scomporsi e non rimettere in gioco l'avversario. Però faccio fatica a dire no, guarda, a limitarli in qualche modo, perché la forza di questa squadra è proprio che tutti sono coinvolti e tutti si divertono. Quindi il giochino, la macchinina non va corretta. Se la correggi magari poi sbanda, no? Poi subisce una brusca frenata. Davvero, davvero tanta roba il Bologna, davvero tanta roba. Per quanto possiamo apprezzare la squadra d'Italiano, c'è una Fiorentina, ragazzi. Io sto vedendo anche questi minuti finali, ragazzi. C'è uno sconforto, c'è uno sconforto, ma ne parleremo nella seconda parte appena finisce. Sono stati dati 7 minuti di recupero, adesso sono al secondo e ogni volta che l'AIK comunque va è nettamente più pericolosa. Ecco, sfiora ancora una volta il 2-0. Ehm, Prima di continuare, come al solito, invito a lasciare un like, signori miei. Che trovate? Non trovate niente. Il bottoncino sotto per soddisfare quell'allupato dell'algoritmo che sta sempre lì in qualche modo a romperci le scatoline. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e trovate i vari profili in descrizione, Telegram, Instagram, un po' ovunque, TikTok, vi ringrazio perché stiamo crescendo un po' ovunque. E din don, attivate la campanella, mettete il segui su Facebook. Grazie, grazie, grazie. Che dire del Bologna? Che dire del Bologna? E stasera innanzitutto c'era da correggere anche un po' la classifica perché il Bologna veniva da una sola vittoria, due pareggi e una sconfitta, quindi c'era un solo risultato e ovviamente l'ha centrato, anche con alcune difficoltà iniziali se vogliamo, perché nonostante l'abbia sbloccata con Odegaard, che anche lui è un altro di quei giochi, però poi ci arrivano, che fai fatica ad andare a scegliere il giocatore indispensabile a queste squadre, perché io ne ero convintissimo, pensavo che perdendo Freuler per forza di cose perdesse qualcosa. E forse un po' sì, perché comunque Freuler quell'equilibrio te lo dà, senza ombra di dubbio, però magari perdi l'equilibrio di Freuler, ma trovi ancora più un altro uomo da poter in qualche modo mettere a supporto di coloro che attaccano. Quindi, comunque, se togli qualcosa, Italiano fa in modo che se ne aggiunga un'altra, e questo è un valore incredibile. Qualche disattenzione, qualche errore, una volta il portiere che magari la passa all'avversario, Lukumi sul gol appunto dell'1-1 che poteva. Mamma mia, di che ancora un'altra partita. Sull'1 che poteva far meglio, invece gliela accomoda praticamente. Però, cioè, quello che io trovo incredibile è che durante la partita la squadra cresce, lo vedi che matura affinché poi il gol arriva. E nel secondo tempo c'è stata quell'esplosione di uno e due gol consecutivi. E tra l'altro
anche qui, quante volte abbiamo criticato, almeno io ragazzi, Dallinga, tanto, dicendo c'è un mismatch clamoroso tra Castro e Dallinga. Io forse è presto, non lo so, secondo me l'ha ridotto quel gap, l'ha ridotto perché anche Dallinga adesso è utilissimo, vuoi per il gol, anche oggi un gol che da attaccante molto bene, a incrocio, se non sbaglio anche il piede debole il sinistro, ma non mi ricordo se lui è destro o sinistro, però da attaccante, poi mette un'altra palla di testa, una sponda a un altro compagno e quindi ribadisco, non c'è giocatore in questa squadra che non sia migliorato, non c'è giocatore che riesca a incidere. Penso allo stesso Bernardeschi, oggi oltre al gol anche altre giocate molto utili su quella fascia sinistra sfondavano con piacere i bolognesi. È davvero così, ancora una volta riesce a modellare la squadra, a cambiare qualche interprete, ma mai ad abbassare quell'aggressione, quella forza che alcune volte ti porta anche magari a prestare il fianco nel momento in cui l'avversario ha un rinvio dal fondo, o che ne so, o dalla difesa e magari ti arrivano in porta, però è non voglio dire un rischio calcolato, ma qualcosina devi per forza di cosa concedere, qualche situazione tattica, diciamo così, in qualcosa devi essere per forza di cose deficitario. Credo che la squadra perfetta non esista, anche se la squadra di Vincenzo Italiano inizia ad avvicinarsici. Bene, bene, altra vittoria importante. Contento, contento di godermi questa squadra e se la godono i tifosi bolognesi senza ombra di dubbio italiano. Ne abbiamo parlato mille volte del loro allenatore, non vorrei risultare stucchevole. Ultimi secondi di Fiorentina e K, come al solito finisce un po' in nervosismo, Pongre. Ragazzi, male, io la Fiorentina la vedo male, male. Lo so che Pioli ha fatto tanti, tanti errori, però non è che Pioli fosse un allenatore da terza categoria che non capisce più niente di calcio e manda in malora la Fiorentina. Era chiaro che ci fossero altri problemi oltre a quello della guida tecnica, non mi sembra che non scopriamo di certo l'acqua calda. Però io non pensavo neanche che la Fiorentina che andasse così male. Cioè, anche oggi tu dici in casa comunque con l'AIK, che per carità, no, ha anche giocatori interessanti. Vedo Marin, prima abbiamo visto il Tucumano Pereira, lo stesso Jovic, quello che è entrato di colore dalla panchina ha fatto molto bene, appena finita mi sembra, sì, appena finita. No, è stato Monito Mandrago. Eh, sì, per carità, è finito. Per carità, tutto quello che vi pare, signori miei, ma devi fare più. Oggi, senza Ken lì davanti, una spizzata di testa di Dzeko, che forse è stato il più pericoloso, perché ha avuto quell'occasione nel primo tempo di testa e la traversa nel secondo. Però per il resto la Fiorentina, ragazzi, fa fatica. Cioè fa fatica proprio a creare, a fare calcio. Cioè è diventata ancora più legnosa, consentitemi il termine. E dietro non ne parliamo. Dietro non ne parliamo perché quando attaccano gli avversari è sempre uno stillicidio, sempre, sempre ragazzi miei, una difficoltà perenne e io non lo so, vedi anche il gol subito anche quest'oggi, sta palla messa in mezzo, i difensori si guardano l'un l'altro e quasi a dire ma colpa mia, no, è colpa di chi è la colpa? Ecco, no, male, male, male. Manca proprio di struttura sotto alcuni profili, se vogliamo alcuni giocatori che magari non reputiamo all'altezza, però la Fiorentina non può essere neanche così male, che adesso se non si sblocca mentalmente e non si sblocca a quanto pare, non è semplice, perché poi sì, è arrivato questo pareggio con la Juventus, però non è che è stato un pareggio dove tu dici hai fatto una partita dove sì, quella sofferenza che se poi non prendi gol dici almeno c'è stata. Ma non lo so, non lo so, è una squadra che in questo momento fa enorme fatica, è innegabile, è innegabile.
È vero che aveva fatto 2 gol, tutte e due annullati per fuorigioco, ma anche oggi, secondo me, abbiamo visto una squadra che è in seria difficoltà, seria, seria, seria. E occhio perché per quello che vedo in campo, davvero se non c'è una scossa o un qualcosa, magari anche una vittoria che arriva anche, dettata dal caso, se magari arriva quella, magari un po' ti puoi riscattare, se no inizi a pensare che nonostante la Fiorentina sia molto meglio rispetto a tante altre squadre, ma se questa roba qua fa fatica ugualmente a salvarsi, fa fatica ugualmente. Va bene, signori miei, fatemi sapere cosa pensate voi, commentate le carte se volete, iscrivetevi al canale. Vado su canale 77 Sport in Oro, se volete seguitemi, trovate o la live appunto su canale Sport in Oro oppure Digitale Terrestre 77 Cantone Lazio. Un grande abbraccio da Nischio.